Come sapete, ogni mercoledì l'appuntamento è con il Post in Fabbrica. Sta avendo un grande successo, moltissimi gli ascoltatori che stanno inviando i loro curricula all'indirizzo che ormai conoscete, www.unimpiego.it/il Post in Fabbrica. A curare questo spazio in collaborazione con Confindustria, e quindi RTL 102.5 Confindustria, è il nostro Francesco Del Zio. Francesco, buona giornata. Buongiorno Pierluigi. Qual è l'azienda che presentiamo oggi e qual è il campo in cui ci inseriamo? Abbiamo scelto oggi per i nostri ascoltatori un altro campo che assorbe molta occupazione, che quindi offre molte chance ai ragazzi che ci ascoltano, è il campo dell'ICT, Information Communication Technology. E allora a questo punto presentiamo subito il nostro ospite, che negli studi di Milano è Antonio Burinato, Senior Strategic Advisor di InnovaWay. Buongiorno Burinato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Burinato, ci racconta in estrema sintesi, soprattutto lo racconta ai ragazzi e alle loro famiglie che ci ascoltano da casa, cosa fa InnovaWay? Allora, InnovaWay è una società attiva nel settore dell'Information Communication Technology. In estrema sintesi noi facciamo due cose. Abbiamo un centro di delivery che è un'eccellenza a livello mondiale, dal quale eroghiamo servizi informatici remoti, tipicamente servizi di service desk, ma non limitati a quello, a clienti che hanno sedi in tutto il mondo. Ad oggi noi serviamo più di 150 clienti che hanno sedi in più di 100 paesi, parlando 25 lingue diverse, lavorando 7 giorni su 7 H24. Dico che è un'eccellenza mondiale perché ci troviamo a competere tutti i giorni con concorrenti che stanno in tutto il mondo. La seconda cosa che facciamo è un'attività più tradizionale del settore IT. Noi facciamo attività di gestione tecnica di sistemi, attività di sviluppo applicativo, e siamo una media realtà italiana in questo senso. Abbiamo quasi 200 professionisti che tutti i giorni lavorano presso i nostri clienti per portare avanti progetti e realizzazioni in ambito informatico. Quindi sono due i rami per i quali potreste aver bisogno di figure nuove. Esattamente, per i quali abbiamo bisogno di figure nuove. Siamo pronti. Tra l'altro ieri, posso dire una cosa molto molto bella, siete stati citati sul Corriere della Sera insieme a dei colossi, possiamo dirlo? Assolutamente, ecco, sì. Perché insomma si è parlato di questo. Ci farebbe piacere che ci raccontasse, perché lì i numeri sono importanti, ne hanno parlato di 1200 figure che servono, però siete insieme a niente poco di meno che? Siamo insieme a Microsoft e siamo insieme a Enel nel titolo della pagina del Corriere della Sera che si occupa di ricerca lavoro. Voglio dire, noi rispetto a quei colossi abbiamo 3 zeri in meno, no? Come volume d'affari, come presenza, però nel nostro piccolo siamo assolutamente presenti sul mercato, lavoriamo con i nostri clienti, abbiamo delle caratteristiche direi che sono abbastanza uniche. Se guardiamo la nostra practice di service desk, noi abbiamo una forte predominanza di popolazione femminile, abbiamo il 20% di persone madrelingua. Abbiamo investito nella formazione delle persone, prendendo delle persone che escono con una formazione linguistica e culturale, e poi facciamo training a queste persone sulle tematiche specifiche dell'information technology. Quindi per questo abbiamo accesso ad un'università e per quella practice noi puntiamo prevalentemente a delle persone, delle risorse che abbiano una forte competenza linguistica e anche culturale della lingua e del paese con il quale poi andranno a lavorare. Ecco Burinato, la cosa importante da ricordare, poi Francesco Del Zio lo fa spesso in questo appuntamento, quanto queste aziende che si sono sviluppate nel sud abbiano, diciamo così, un valore maggiore. Voi siete stati definiti un service desk made in sud che pensa in grande, e ovviamente i risultati sono arrivati. Sviluppare questo tipo di piano industriale in un'area, diciamo, dell'Italia che solitamente insomma fa più fatica, che sfida è stata e come è stata superata? Ma guardi, è una bellissima storia che inizia 10 anni fa, una storia che inizia con l'inaugurazione della nostra sede. Noi abbiamo una sede centrale a Soccavo, è uno stabile che è stato confiscato alla camorra. 10 anni fa ci fu l'inaugurazione di questo centro venne inaugurato dall'allora prefetto di Napoli, attuale direttore del Dipartimento per l'informazione e la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Pansa. Era presente il cardinale Sepe. Era anche un segnale che si voleva dare di riqualificazione, di legalità in questa zona di Napoli. Da lì è iniziata questa storia con una grossa partnership con IBM, che ancora oggi è il nostro partner principale in termini di
go to market e di servizi che portiamo sul mercato, con IBM e con l'Università L'Orientale di Napoli, per le ragioni che dicevamo prima, proprio di cultura. Perché riesce a funzionare questo modello, perché sta in piedi questo modello? Noi andiamo a lavorare su clienti che stanno in tutto il mondo, quindi non abbiamo clienti nella provincia di Napoli, nella regione Campania solo. Abbiamo principalmente grosse organizzazioni internazionali che hanno sedi in tutto il mondo, quindi è una bellissima storia, perché noi da Napoli, da questo centro di soccavo, riusciamo a servire clienti che hanno presenza in tutto il mondo, dalle Hawaii al Giappone. Questo sguardo internazionale del Zio ha fatto sicuramente la differenza, e oggi dà la possibilità a questa azienda di potersi rivolgere agli italiani dicendo: noi abbiamo bisogno di queste figure professionali. Sì, ce lo raccontava Burinato, Innovaway è una di quelle aziende italiane, si calcola il 20% delle aziende italiane che sono riuscite a fare il salto, perché sono uscite dal mercato nazionale, appunto riescono a lavorare con clienti di tutto il mondo, innovando, investendo in innovazione. Burinato, in questo programma Il Posto in Fabbrica noi cerchiamo di raccontare soprattutto le competenze che mandano avanti questo tipo di aziende. Sono aziende che corrono letteralmente sulle gambe, sui cervelli, sui neuroni, sulle capacità, sulla passione delle persone che ci lavorano. Innovaway è un esempio molto interessante, perché convivono anche tra i profili occupazionali che cercate laureati e diplomati. Voglio ricordare che nel settore dell'ICT i diplomati nell'informatica, i tecnici informatici sono merce rarissima, non è vero? Sono assolutamente, risorse, persone con competenze particolari, con difficoltà, direi, di reperimento sul mercato. Allora, se noi guardiamo al nostro settore, alla nostra practice ICT, abbiamo delle ottime competenze interne, abbiamo degli ottimi architetti, degli ottimi sviluppatori. Oggi lo sviluppatore ha un ruolo un po' diverso, non si tratta di fare coding, di codificare, è in realtà, una persona, è più un architetto, no? Che conosce diversi framework, diverse tecnologie, in grado di scegliere e di recuperare diversi componenti di queste tecnologie, di rilasciarle e, come un chirurgo, mettere le mani dove è il caso e dove non è il caso, no? Con attenzione a tutto il ciclo di vita di quello che fa. Allora, trovare sul mercato persone, risorse con una competenza così allargata non è così facile. Trovarle con le basi sulle quali poi costruire una competenza di questo genere forse è un po' più facile. Tanto è vero che una delle ragioni per cui siamo qua è che noi stiamo ragionando proprio in termini di costruirci una factory, una nostra capacità interna, perché davanti abbiamo delle opportunità di mercato per noi di lungo periodo. Stiamo parlando di ingaggi che vanno sui 3-5 anni, e quindi questo ci dà la possibilità di investire e di costruire una nostra capability interna. Grazie. Naturalmente, Antonio Burinato, ingegnere, voglio ricordare a chi si fosse magari messo all'ascolto ora che siamo all'interno del Posto in Fabbrica, questa trasmissione che abbiamo iniziato 4 mercoledì or sono, e ogni settimana si presenta una nuova azienda che sta cercando delle figure. Nel caso di questa mattina l'ingegnere Antonio Burinato per Innovaway ci sta raccontando un po' com'è la sua azienda, dove è nata, come è nata, ma soprattutto i progetti e gli obiettivi nuovi che fanno sì che si richiedano delle figure all'interno della sua azienda. Io sono molto curiosa di sapere chi è la persona che lei si aspetta di trovarsi davanti una mattina nel momento in cui lancia la sua richiesta su unimpiego.it, il Posto in Fabbrica, appunto, dove poi i ragazzi devono postare i propri curricula. Allora, due macro diverse, figure, due figure diverse. Parliamo da un lato del nostro service desk multilingua. Service desk multilingua che sta evolvendo da un concetto di risposta telefonica verso quelle che sono le esigenze dei clienti, risposte a mail eccetera, a un concetto più di rapporto con il cliente, di ingaggio con i dipendenti delle aziende nostre clienti, in modo da gestire anche in maniera proattiva quelle che sono poi le tipiche problematiche durante la giornata di lavoro dei nostri clienti. Quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo, direi in termini di soft skill, ci aspettiamo di trovare delle persone che abbiano la capacità di stabilire relazioni interpersonali, sappiano lavorare in team. Gli eroi delle organizzazioni che lavorano da soli e trovano le soluzioni, in qualsiasi organizzazione seria servono a poco. Ci serve persone che sappiano lavorare in team, devono sapere le lingue. Noi adesso abbiamo posizioni aperte per l'area Nordics, quindi danese, norvegese, svedese,
francese anche, francese. Stiamo cercando anche delle figure che parlino il cantonese, perché il cinese, voglio dire, c'è il cinese mandarino, c'è il cinese cantonese, certo, abbiamo lo spagnolo castigliano e il català, che di questi giorni è diventato di moda. Assoluta attualità. Quindi stiamo cercando quelle figure nell'area Nordics per il nostro service desk, figure che parlino il francese, meglio se riusciamo a trovare figure che parlino 2 o 3 lingue. Certo, perché sono in grado di rispondere a più situazioni diverse. English, no? le francese, l'English per voi è fondamentale o quello comunque in realtà non è rilevante se uno sa, che ne so, il francese e il danese? Sta diventando una delle richieste fondamentali, perché se è vero che l'interazione con i clienti finali viene fatta nella lingua madre del cliente finale, è anche vero che ci sono diverse attività, task, back office interni per i quali viene usato l'inglese, che è il linguaggio universale con il quale la nostra babele, no, di collaboratori poi riesce a confrontarsi e a parlare. Burinato, abbiamo qualche secondo prima di andare ovviamente dalle news e poi torneremo con lei e del zio tra pochissimo. La fascia d'età delle persone che cercate, da A o... Ma guardi, allora, l'età media dei nostri collaboratori è poco oltre i 30 anni, siamo sotto i 35 anni. Per le applicazioni informatiche, se vogliamo partire da zero, costruirci noi delle risorse, van benissimo anche persone con poca esperienza, ecco, con un certo percorso. Ma questo ce lo racconta tra pochissimo. Perfetto. Perché abbiamo proprio la seconda figura in cui non siamo ancora entrati, che vogliamo approfondire. Ma io tornerei sulla collaborazione con Confindustria, perché ci siamo resi conto ogni settimana che il suo vicepresidente Brugnoli è sempre all'ascolto ovviamente della trasmissione, twitta, ritwitta, insomma si fa sentire. Questa collaborazione rende ovviamente questo appuntamento ancora più prestigioso. Beh, certo, non solo perché Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per l'Education, twitta e ritwitta, ma soprattutto perché ha ideato l'iniziativa insieme a me e a Lorenzo Suraci, il patron di RDL. Siamo molto orgogliosi del fatto che il Post in Fabbrica racconti dall'interno le fabbriche italiane iscritte a Confindustria e che questo ci dia la possibilità di far capire ai ragazzi e alle famiglie che ci ascoltano quali profili professionali realmente oggi cercano le aziende italiane. Con l'ingegner Burinato stavamo facendo un ragionamento molto importante. Servono a InnovaWay oggi laureati in lingue. Ci stava addirittura raccontando di quali lingue oggi c'è bisogno, quindi abbiamo fatto una call molto specifica, molto puntuale, e poi però manca la seconda parte, quindi chiedo subito a Burinato sul secondo filone di attività di InnovaWay. Quali profili servono? Immagino tecnici informatici specializzati, quindi torniamo al grande bacino della formazione professionale italiana, giusto? Esatto, il tema centrale è quello della formazione sulle tecnologie digitali. Sulle tecnologie digitali noi ci crediamo, stiamo investendo, vogliamo costruire una practice che sia più solida rispetto a quella che abbiamo in essere attualmente. Abbiamo davanti, dicevo, delle opportunità di mercato che ci consentono di farlo, quindi in primis noi stiamo ragionando per costruire una practice di sviluppo Java, che detta così può sembrare semplice, ma vogliamo delle persone che sappiano lavorare su framework open source, su software di mercato, che, come dicevo prima, siano più degli architetti, dei gestori, degli assemblatori di soluzioni informatiche complesse. Stiamo cercando quindi qualche decina, e qualche decina dipende perché dobbiamo selezionarli e bisogna vedere poi cosa veramente troviamo, perché costruire una practice vuol dire partire da professionalità pregiate e cominciare a costruire rinsaldando quelle che devono essere le basi del futuro. Ecco, Burinato, la interrompo per chiederle questo. Il vocabolario che lei giustamente sta utilizzando è un vocabolario da conoscitore, molto specifico, un vocabolario che magari non è percettibile, comprensibile dal pubblico, da tutto il pubblico che ci sta ascoltando, ma invece lei si sta rivolgendo fortunatamente a tutte quelle persone, ragazzi soprattutto, che sono specializzati in materia, che questo vocabolario lo conoscono e che magari vanno via dal nostro paese quando potrebbero investire invece in aziende italiane come quella che lei rappresenta questa mattina. Ecco, come dirgli rimanete qua, mettete il vostro know-how al servizio delle aziende italiane, cioè
È importante questo sottolinearlo, no? Questo assolutamente sì. Allora, questo paese, voglio dire, lo diciamo noi che lavoriamo in maniera internazionale, ho un curriculum personale di lavoro all'estero, quindi ho fatto anch'io le mie esperienze, ho sempre lavorato in organizzazioni internazionali. Questo paese offre delle opportunità, non sono opportunità generalizzate, offre delle opportunità che vanno colte. Ai ragazzi bisogna dare la visibilità di queste opportunità, devono capire i giovani oggi che la loro prima priorità è l'investimento su se stessi, la crescita professionale. Ci sono delle aziende che sono in grado di offrire percorsi di questo genere, vanno selezionate. Noi siamo qua oggi proprio per portare questo messaggio in maniera più ampia di quello che riusciamo a fare con i nostri mezzi, con il nostro marketing, con il nostro recruiting. Ieri siamo andati sul Corriere, oggi siamo qua proprio perché vogliamo costruire un'unità, una competenza che rimanga in Italia. Quindi gli spazi ci sono, forse ce ne sono di più all'estero, è più facile magari trovarli all'estero, però ci sono anche in Italia per chi vuole investire sulla propria professionalità, per chi vuole crescere professionalmente nel proprio paese. Certo. Grazie per l'onestà anche nell'aver detto, certamente c'è più all'estero, probabilmente c'è più all'estero, ma perché è così, le cose stanno in questo modo, ma abbiamo grandi interessanti opportunità anche nel nostro paese. Francesco. Sì, è molto interessante il ragionamento di Burinato. Io vorrei tornare al ruolo della fabbrica, in questo caso di Novaway, nella formazione dei ragazzi che arrivano. Ripetiamo un messaggio che abbiamo usato in tutte le 3 puntate precedenti. Nessun ragazzo arriva a un colloquio di selezione già preparato per il lavoro che dovrà svolgere nella industria di riferimento, ma è molto importante avere una serie di soft skills, di caratteristiche che possono essere apprezzate dal datore di lavoro. Chiedo a Burinato conferma di questo: quando fate dei colloqui di selezione non cercate il dipendente, l'esperto, l'advisor perfetto, no? Già fatto e formato, perché ce l'ho raccontato prima, poi in realtà c'è una factory interna e c'è la possibilità di crescere professionalmente all'interno. E allora chi cercate davvero dal punto di vista dell'approccio? Ma guardi, allora, dal punto di vista dell'approccio io ricordo sempre cosa ci disse il rettore del Politecnico di Milano quando mi laureai. Ci disse: voi potete andare in Africa a ricostruire il mondo, avete fatto esami di scienza delle costruzioni, di fisica tecnica, di elettronica, voi sapete ricostruire il mondo. Io non ero in grado di fare nessun lavoro uscito dal Politecnico di Milano, però avevo delle basi talmente solide che nella mia carriera professionale sono stato in grado di fare 1000 lavori diversi e continuo a fare lavori diversi. In Innovaway io sono da marzo. Questo cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che noi ci aspettiamo dalle persone un set di competenze di base che sicuramente non li rendono autonomi dal primo giorno di lavoro. Abbiamo i nostri percorsi professionali, in questo senso siamo una fabbrica perché questo percorso poi è strutturato. Avete formazione interna naturalmente? Abbiamo formazione interna che prevede affiancamento, prevede training on the job, prevede attività operativa, formazione in aula, insomma. Perfetto. Il percorso è strutturato da fabbrica proprio perché bisogna dare poi quel compendio rispetto alla formazione di base che uno riceve. Vorrei sottolineare un altro aspetto: sono molto importanti i soft skill. Cioè il fatto, come dicevo prima, di saper lavorare in team, il fatto di sapersi relazionare all'interno di strutture complesse, il fatto di capire che 1 più 1 può fare 2, 1 più 1 non deve fare 1,5, meglio se fa 2,5. Quindi saper lavorare in team è fondamentale. È interessante questo aspetto perché l'ho sottolineato più volte, cioè il fatto che il gioco di squadra è il vero valore aggiunto, come a dire che lei ha incontrato, immagino, delle persone o comunque dei ragazzi che magari avevano know-how in materia ma non avevano il carattere, diciamo, giusto per poter lavorare in un'azienda di questo genere. Ci sono molti solisti in giro, questo ci sta dicendo? Sto dicendo questo, voglio dire che non bastano le competenze tecniche, anche se a livello di eccellenza, perché le organizzazioni sono degli organismi complessi che vivono quando tutto l'organismo sta bene. Quando non ci sono dei solisti, vanno bene i solisti, però magari per lavori specifici, no? Una grande organizzazione sta in piedi se ognuno porta il suo contributo, se ognuno sa lavorare in team con gli altri,
se è il caso sa sostituire il collega, se è il caso dà una mano al collega. Quindi una grossa organizzazione funziona se ci sono queste caratteristiche di base. Ci sta parlando anche di caratteristiche proprio umane in questo caso, vero? Perché al di là del lavoro in team, che potrebbe anche essere un po' business come skill, c'è proprio la volontà di sostituire il collega, di mettersi a disposizione. È così, per quanto uno poi alla fine dica c'è una fabbrica, tutto funziona, va bene, tutto è strutturato, però l'imprevisto, la condizione così che nessuno si sarebbe immaginato, la situazione particolare è all'ordine del giorno, ma fa parte del lavoro che tutti facciamo. Quindi la capacità poi di reagire, di gestirla all'interno di schemi che non siano solo strutturati nei processi, nelle regole aziendali, ma anche nei rapporti personali, nella volontà di trovare congiuntamente assieme una soluzione, di trovare un percorso di realizzazione, questo è veramente un fattore poi che fa funzionare le organizzazioni. Benissimo. Ecco, Del Zio, tra l'altro ci sono molti ascoltatori che chiedono: ma che tipo di contratti fanno quelli di Novaway? Quanto danno? Parlano anche di stipendi. È ovvio che noi inoltriamo queste domande, che sono anche molto semplici, ma anche, voglio dire, molto comprensibili al nostro ospite. Cioè siamo attrattivi dal punto di vista allora noi puntiamo tendenzialmente a delle posizioni a tempo indeterminato, soprattutto quando abbiamo visibilità, no, di opportunità di mercato di lungo periodo, come in questa situazione. Di sicuro è così nel settore dell'information communication technology. Per quanto riguarda la nostra practice di service desk multilingua, dipende un po' dal tipo di ingaggio che vogliono avere le persone, no? Un cantonese che deve lavorare tipicamente sul fuso orario della Cina orientale di notte magari predilige un impegno più a tempo determinato, magari ridotto come orario giornaliero. Certo, ma è chiaro questo. Poi, dopodiché se arriviamo al conquibus, no? Quanto li pagate, tanto, poco, eccetera. Guardate, lì non è che decidiamo noi quanto pagarli, lo decide il mercato. Certo. Non c'è dubbio. Borinato, abbiamo pochi secondi, vorrei dare le battute conclusive a Francesco Del Zio. Sì, perché ricordiamo che obiettivo del Posto in Fabbrica è anche chiedere ai ragazzi che ci ascoltano di inviare i loro curricula. Ricordo ancora il sito www.unimpiego.it/il Posto in Fabbrica. Ricordo che Unimpiego è la società di Confindustria che fa matching tra domanda e offerta di lavoro, quindi arrivano a Unimpiego questi curricula e poi saranno utilizzati dalle aziende del sistema di Confindustria per poter reperire i profili professionali che mancano. Io volevo chiudere con il messaggio di Borinato, importantissimo, lo dico anche per la mia esperienza aziendale, sul gioco di squadra. Il gioco di squadra è tutto e questo si vede fin dal momento della selezione. Grazie a Del Zio, grazie a Borinato. Adesso gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dall'estero.